Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Nella lezione di oggi cambieremo le animazioni al nostro player quando siamo in movimento. E se vuoi imparare a sviluppare un platform 2D, iscriviti al mio canale e lo faremo insieme. Per passare da un'animazione all'altra abbiamo bisogno di una finestra Animator. Quindi andiamo su Window, scendiamo giù, andiamo su Animation e selezioniamo la voce Animator. Perfetto, ora come potete notare non vedete nulla. Andiamo su animazioni, sulla cartella animazioni, animation. Per chi non ha seguito le lezioni precedenti vi lascio il link qui sotto. Clicchiamo il player. Ora vediamo gli stati di animazione: idle, play move e higher, che abbiamo preparato nella lezione precedente. Come hai già notato, nella modalità di riproduzione abbiamo potuto solo vedere un'animazione, quella dell'idle. Questo perché lo stato è impostato come predefinito, puoi vedere dal colore arancione. È possibile modificarlo. Tasto destro del mouse e selezioniamo Default State. Ora il play run è nello stato di default. Andiamo a fare un test. Perfetto, test riuscito. L'animazione iniziale non è più idle ma è diventata run. Stoppiamo. Ritorniamo nell'animator. Selezioniamo, riportiamo sul stato di default l'idle e ritestiamo. Benissimo, come potete notare è ritornato nello stato normale. Ora, tornando di nuovo nell'animator, dobbiamo fare in modo che quando noi ci muoviamo il nostro player cambia animazioni. Quindi facciamo make transition da idle a run e viceversa. Selezioniamo la transizione da idle a run e settiamo i valori. Come puoi notare, la transizione non è istantanea e puoi vederla nella timeline, proprio quest'area di sovrapposizione. Di solito questo serve per rendere l'animazione 3D. È necessario rimuoverlo e impostare la transizione istantanea. Cioè, cosa vuol dire istantanea? Cioè, significa che quando iniziamo a muoverci, l'animazione deve riprodursi immediatamente. Quindi impostiamo il valore della durata a 0 e ora puoi vedere che la transizione è istantanea. Facciamo lo stesso con play run a play idle. Ok, andiamo in alto a sinistra su parametri e creiamo una variabile di tipo float. La rinominiamo speed. Qui possiamo impostare la condizione che deve essere eseguita per la transizione: 0,01. Ora selezioniamo la transizione run idle e cambiamo la condizione all'S con lo stesso valore di prima, 0,01. Ora se provi a giocare non succede nulla, perché abbiamo bisogno di aprire il nostro script player controller. Allora, prima di iniziare con l'animator, creo una nuova funzione e la rinomino move e faccio copia e incolla, cioè taglio direttamente dalla funzione fix update e passo tutto nella funzione move e poi direttamente move la passo nel fix update, che è casino, però così è molto più corretto. Creiamo una nuova funzione per l'animator e la rinominiamo animator value e abbiamo bisogno anche di ottenere il componente animator, lo chiamiamo anim e impostiamo i parametri che usiamo nell'animator. Andiamo a scrivere anim set float
È importante scrivere il nome corretto tra i doppi apici del nostro parametro che abbiamo dichiarato nella finestra Animator. Quindi scegliamo un valore per il parametro. Per questo che abbiamo bisogno della velocità sull'asse X. Ma abbiamo bisogno solo di numeri positivi. Quindi usiamo il valore assoluto nella funzione. Scriviamo mathf.abs tra parentesi rb.velocity.x. Usiamo la funzione assoluta. Quando il player si sposta a sinistra, la velocità è negativa e l'animazione cambierà per passare. Sia perché è negativo e minore di 0,01, per evitarlo utilizziamo la funzione del valore assoluto, che restituisce sempre un positivo. Adesso non ci resta nient'altro da fare che passare la nostra funzione AnimatorValue nel metodo update e andiamo a provare. Nella prossima lezione faremo saltare il nostro player. E se vuoi imparare a sviluppare videogiochi, iscriviti al mio canale e lo faremo insieme. Alla prossima settimana!